Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. È un buongiorno per davvero oggi perché il Milan è in semifinale di Champions e quindi ci siamo risvegliati tra le prime quattro squadre d'Europa. Mercoledì 19 aprile. Enrico Boiani, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, semifinalisti, bentrovati. Insomma, è un po' strano da dirsi, perché negli ultimi anni veramente è stato un viaggio lunghissimo, partito da lontanissimo, di montagne russe ripidissime, basta con i superlativi direi. È stato un viaggio pazzesco, che non è finito, siamo ancora in viaggio, siamo ancora all'interno di questo viaggio. Il Milan è in semifinale di Champions League, stasera vediamo cosa ne esce della sfida di San Siro tra Inter e Benfica, ma in questo momento, oggi, in questo mercoledì 19 aprile, ci interessa solo il Milan. Visto che si è parlato tanto di altri, oggi parliamo solo del Milan, caro Sì, Henry. sì, ieri è stata una partita secondo me, come dire, giusta per il livello che c'era, è stata una partita intensa al punto giusto per il punto in cui era arrivato in Champions League. Era la terza sfida nel giro di pochi giorni tra due squadre che avevano imparato a conoscersi, tra due squadre che si erano anche un pochino giocate già tutte le loro carte e di fatto quello che c'era era inerzia, era voglia, era concentrazione, era grinta. Nessuno ieri ha inventato nulla di nuovo, oserei dire. C'era da giocare una partita e da trovare un risultato. Il Milan fortunatamente ne aveva due a disposizione e segnando quel gol con Giroud è riuscito, diciamo, a mettersi un po' più in serenità, anche perché era inevitabile che il Napoli, soprattutto nel secondo tempo, come dire, tirasse dritto, ecco, provasse a segnare in tutti i modi. Per me dobbiamo ringraziare, riguardando highlights, dobbiamo ringraziare Chi non li ha guardati? ancora una volta in più Mike Maignan come dire, per averci evitato un quarto d'ora infernale, perché quel rigore che para, ok, che Kvaratskhelia non tira il rigore della vita, così come il Girone nel primo tempo, però quel rigore che para ci toglie tante castagne dal fuoco, secondo me, tantissime, perché poi il gol comunque lo prendi, però lo prendi quando ormai è troppo tardi. Quindi adesso magari ce ne mettiamo qualche singolo, guardiamo i giornali, però c'è veramente poco da dire su quello che è stata la partita, a mio modo di vedere, di tanti, la migliore da quando sono al Milan e con la maglia del Milan. E quindi quando è così è sempre come dire, importante. Ma guarda, Henry, a me l'unica cosa che è dispiaciuta in questi giorni, ma in realtà neanche in queste settimane, ancora prima della partita d'andata, è che in moltissimi, un pochino anche dei nostri, perché forse ci si tende a dimenticare in fretta eh, di cosa sia il Milan di Champions League, il Milan che va a giocarsi una partita dentro e fuori in un quarto di finale, la storia di questa squadra, il DNA di questa squadra, quello che questa squadra ha combinato negli ultimi tempi, anche in campionato, quando ha dimostrato comunque di essere sopra tutti l'anno scorso. Cioè, non è una squadra che è comparsa qui a caso, che non ha storia, che non ha tradizione, perché questa in Champions League paga, perché sennò altrimenti il Real Madrid non ne vince 14. Non ne vince sempre il Bayern, non vince sempre il Liverpool, non vince sempre il Milan. Non è un caso che le squadre che vincono di più la Champions League poi sono quelle che abitualmente sono lì sempre a timbrare il cartellino. Poi noi siamo mancati da una decina d'anni, anche il Real è mancato per una decina d'anni, però una volta che è ripartito il Real Madrid poi è ritornato, perché a un certo punto le squadre di Champions League si riconoscono in faccia e le vedi da come giocano. Fortunatamente noi abbiamo un trade union clamoroso che è Paolo Maldini, che ieri sera l'ho intravisto nel tunnel prima di entrare e già rideva. Insomma, c'è gente che lo sa prima. Eh. Il Milan Leone, caro Enrico.
Boiani. Milan-Leone, Napoli eliminato, semifinale, dopo 16 anni fra le big, le 4 big, con le AO Super, Giroud in gol, Maignan come eroe, scusami, Osimhen fa 1-1, Pioli nella storia, Rabbia, Spalletti. È l'ultimo giorno forse di cui parleremo di Spalletti, insomma, poi ce ne dimentichiamo ancora. Inter, il premio e il derby lì sotto, c'è Simone Inzaghi che ci indica, non è che proprio, Io cioè, oggi è sono un dovuto, cittadino portoghese, oggi si tifa Portogallo, oggi si spera che tra João Mario e Gonzalo Ramos possano sbloccarla tipo nel primo quarto d'ora e poi giocarsi la partita restante per portarla magari anche a 120 minuti, chi lo sa. Non Però lo so. oggi io mi do l'ultima chance per sperare di non beccare l'Inter. Ecco. Vabbè, Poi cosa? è l'ultima chance davvero, cioè non è che si scappa. Quindi vediamo se sarà derby, giocheremo il derby, che vi devo dire, se sarà Guarda, Benfica affronteremo il Benfica, però sì, io penso che passerà l'Inter, cioè è difficile che il Benfica venga qua, dia 3 gol all'Inter o che magari ne dia 2 e si vada più avanti e riesca anche a buttarli fuori dopo. Io penso che andrà avanti l'Inter alla fine della giornata, però non si sa mai nel calcio, quindi è giusto guardare e capire chi passa stasera. sono 3 partite, non un'infinità. 3, Lo so che sono 3 partite, 3 2 partite. delle quali neanche proibitive, sia che sia l'Inter sia che sia il Benfica, cioè non stai sfidando Sì, Haaland giocabili. o il Bayern Monaco o il Real Madrid, cioè stai giocando l'Inter in stagione l'hai già battuta, è vero che ci hai perso 2 volte, però sono 2 sconfitte che sono arrivate in un momento che Strana. lasciamo perdere. L'altra era in un momento in cui entrambe le squadre stavano bene e sei stato più forte. Sei stato più forte. Quindi è fattibile. Il Benfica, l'Inter stessa, perché il livello lo stai vedendo ancora meglio in questa sfida con l'Inter, ti ha dimostrato che infattibile non è. E quindi in ogni caso ce la si gioca la semifinale. Per quanto mi riguarda, con possibilità comunque importanti di andare in finale. Poi lì dipende chi incontriamo, dipende chi ci sarà di fronte, perché io dovesse esserci il Real Madrid ne ha vinto il doppio. Il Real Madrid in finale di Champions non so, è tipo una macchina, ecco. Poi qualcuno ne ha persa, sì, però sarebbe tosta così come sarebbe tosta, però forse meno, perché ci sarebbe più storia per noi, storie che si incontrano col Manchester Vabbè, City. ne avremo modo, insomma, a fine maggio di parlare di Sì. questo. Vabbè, Oggi sei ci tu che mi hai detto concentriamo. mancano 3 partite, io ti Ah, commento queste era 3 per darti un po' partite. di sale. Manca 3 partite per la Coppa, non 150, 3. Questi sono i voti di Gazzetta dello Sport. Torniamo, facciamo un passo indietro, rianalizziamo un attimino la gara di ieri. Pioli prende 7, Leao prende 8, Mori prende un incredibile 5. Non Ma chiedemi come? perché, non voglio commentarlo, perché non ha senso. Ha fatto una grande partita Tomori. Solo perché è andato in scivolata e ha avuto la sventura con il braccio di richiamo dietro che deve mettere, che se no non può andare in scivolata, braccio di prendere la palla con la mano. Vabbè, Ah, io andrei avanti. No. Il Maignan prende solo, tra virgolette, 7, perché, come hai detto tu, se il Milan passa è perché all'andata fa 2 parate incredibili, una soprattutto, e al ritorno para un rigore a un quarto d'ora dalla fine. Però prende 7. Anche Calabria prende un voto non fantastico, prende 6,5. ma Aveva l'han vista la vincere. partita? No, Henry. Ma dai, ma cosa sono sti voti? È un po' tutto basso, è un po' tutto al ribasso, perché cioè, ci avevano presentato Kvaratskhelia come un fenomeno epocale, cosa che sconvolge il mondo negli ultimi 20-30 anni. Chi l'ha fermato per 3 partite su 3 dovrebbe prendere più di 6,5, però
prende solo 6,5. Kier prende 7. Teo prende 6. Questi sono giocatori che sono andati in semifinale. Krunic prende solo 6,5. Krunic ha fatto una partita mostruosa, mostruosa per me, di un'intelligenza incredibile. Prende solo 6,5. Tonali 6. Brahim prende 5,5. Benasser 6,5. Giroud 6. Messia 6. Origi 5,5. Salmacher senza voto. Questi sono i voti di Gazzetta. Possiamo Vabbè, andare, andare avanti. facciamo una cosa. Velocissimo, Henry. Botta e risposta io e te rapidissimo. Diamoli Vai. noi, va, che è meglio. Leao? Leao? 8 per me va bene, dai, senza esagerare. Fa un'azione da 15, però i voti vanno da 1 a 10, quindi direi Tomori? che Tomori 6, 6 e mezzo. Io gli avevo dato anche 6,5, onestamente. Cioè, che colpa ne ha se viene preso dalla palla, onestamente. Infatti, Maignan 7,5 per me. Magnan 8 per me, Calabria 7. anche 7 e mezzo per me. Kier perché? Ma gli do anche 7,5 a Kier, perché semplicemente è stato forse il capitano per certi versi. Nulla senza nulla togliere a Calabria, però è stato quello che ha guidato anche moralmente la squadra. Sì. L'ha resa Per me calma. Calabria, Kier e Krunic si beccano tutti 7 e mezzo, perché dopo Maignan e Leao che ti hanno fatto andare in semifinale con i loro episodi, con i loro gesti, sono quelli che hanno fatto le partite migliori secondo me, quindi tutti e tre prendono 7 e mezzo. Poi c'è Teo, Teo 6. anch'io 6, è stato un po' centrifugato da questi 2 o 3 giorni. Krunic, come detto, gli do un voto in più intero, quindi da 6,5 passa a 7,5. Anch'io. Tonali 6,5 glielo do perché il secondo tempo ha tenuto molto bene. Primo un po' in sofferenza, secondo molto 6 e meglio. mezzo. Diaz, io gli do la Eh, sufficienza perché Diaz sì, si è fatto si un prende la mazzo sufficienza tanto per il su per me si Kvara. prende la sufficienza per il sacrificio che ha fatto nel primo tempo soprattutto, cosa che non è assolutamente abituato a fare, diciamocelo. Quindi anche per me 6 se lo porta a casa e comunque, nell'azione del rigore so che poi non di concreto non ci porta a niente. Nell'azione del rigore il suo lo fa, quindi, sì, 6 va bene. Benasser 6,5. Ci Anche sta. 7 io gli darei. Io qui mi contengo un po' di più. Giroud 6, la Gazzetta noi? È una partita un po' strana quella di Giroud. Eh. Una partita un Io po' gli do 6 e strana. mezzo Sì, perché ha perché giocato spezzato in due a un certo punto della eh, partita, e quindi è anche influito tutto ciò. Sbaglia un rigore, non lo sbagliava da 11 anni ha un'eternità. detto. Ecco, prima o poi i rigori si sbagliano, se li tiri li sbagli prima o poi. È capitato a noi dopo 11 anni, vabbè, pazienza, però per le condizioni in Sai cui cosa? era Io gli do il 6 e fatto mezzo ottimo. oltre perché anche nelle sue condizioni comunque ha continuato a giocare. Sbaglia il rigore e 90% degli attaccanti in un quarto di finale di Champions, dopo che sbaglia un rigore così, non lo recuperi. Ha un'altra occasione perché è lucidissimo nel liberarsi per calciare. Sbaglia anche quella, o comunque Meret fa una buona parata e viene neutralizzato anche lì. E qui forse il 98% dopo rigore, un'occasione del genere l'avremmo perso. Giroud ha la capacità di farsi trovare pronto. È vero che quell'altro fa tutto, perché un giorno faremo Mm. 45 minuti, una puntata intera su quell'azione lì probabilmente. Se non la vogliate fare voi la faccio io da solo, tranquilli. Ma Però è parli vero di che fa Rafa? tutto, però ha la Mm. capacità di comunque farsi trovare lì e rimanere freddo, ok, che la porta praticamente vuota, però dopo quelle 2 occasioni sbagliate lì, per me 6 e mezzo può prenderselo. Messias, per me prende 6,5, è entrato molto bene, è Sì, stato è in un entrato ritmo bene. di Champions subito.
Righi 5,5. Righi 5. Io gli do 5,5 di stima. E Salma Kerr senza voto, va bene, ci sta, ha giocato pochino. Sì. A proposito dell'azione, ne parleremo. Gli hanno fatto notare a Rafa, che assomiglia Sì. molto a questo gol del Milan a Napoli, con un giocatore che Rafa un po' ricorda questo giocatore qui in alcune sue discese, partito più o meno nella stessa zona, anzi in realtà Rafa era già partito da mo', perché era già partito da un 10-15 metri, ne salta uno in più Rafa, perché c'ha Di Lorenzo in mezzo, poi si affaccia nella tre quarti avversaria, punta l'uomo, lo scarta anche lui, tutti e due nella parte sinistra dell'attacco, e poi assist, mancino all'indietro per la punta che deposita, in quel caso era Marco Van Basten. Qui ci vinciamo uno scudetto, qui chissà cosa ci vinciamo. Non lo sapremo fino al... Fermati, fino al 10 di giugno. Di giugno. No, ci abbiamo vinto una partita, è una o meglio, ci Ecco, abbiamo vinto una bravo. qualificazione. I supereroi sono Leao e Magnan, come abbiamo detto fino adesso. Mai calza al muro. Rafa vola e inventa io come Gullit, l'abbiamo visto, il gol di Rafa. Pioli, il mio gruppo dal cuore grande, non vogliamo fermarci. Giroud sentenza il Maradona e ora possiamo sognare. Queste sono le parole dei protagonisti. In realtà hanno parlato praticamente tutti ieri, quindi oggi al talk li andiamo a risentire uno dopo l'altro. Caro Henry, siamo arrivati praticamente in chiusura. Noi ci ritroviamo alle 11 per Chiama Milan, ci ritroviamo per le vostre telefonate, le vostre considerazioni. Oggi mi sa che al telefono dovete gestire un po' di traffico in entrata, Sì, quindi anche qui, guarda, ve lo dico già da qui, ragazzi, abbiate pietà della linea telefonica, un intervento breve, brevissimo, se no parlano in 3 e non parlano in 20, cosa che sarebbe più carino avere in diretta. Quindi se ci state guardando prima di Chiama Milan, ragazzi, interventi brevi, 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 brevi. Henry, grazie. grazie a te, mi raccomando, lasciate like perché ci supporta tantissimo, è gratis, come vi dico sempre, e ci dà una mano incredibile. Se non lo mettete oggi, non so onestamente quando lo mettete. Diteci la vostra sotto nei commenti, come l'avete vissuta, come avete festeggiato, i vostri migliori in campo, i vostri voti, insomma. Scriveteci veramente tutto ciò che volete sotto nei commenti, iscrivetevi al canale se è la prima volta che ci seguite o se semplicemente non siete iscritti, attivate la campanellina, cliccate sulla campanella, attivate tutte le notifiche perché così vi arrivano sul telefono, sui vostri dispositivi, ogni volta saremo in diretta o ci sarà il nostro nuovo contenuto. Harry, noi siamo arrivati in chiusura. Se qualcuno ha avuto la pazienza di restare fino a qui, mi sono dimenticato di dirlo. Stasera al talk abbiamo due ospiti molto pesanti. Riccardo Trevisani, che ci tiene, e lo sapete perché, e Maurizio Compagnoni. Quindi oggi abbiamo due super ospiti per il talk. Noi abbiamo finito qui, ci troviamo tra poco e quindi festa.